Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto. Roberto Baggio sembrava tutto finito. Bentornati amici e amiche qua su Palla al Centro, il podcast ideato, creato e prodotto dalla mia persona. Io sono Dario Focardi e vi accompagno in questo viaggio di presentazione dei prossimi turni di Serie A, Serie B e poi ci trasferiremo un po' in East Asia, nell'Asia orientale, per parlare anche di K-League e J-League, ma andiamo con ordine e ovviamente parliamo del caso più caldo di questi giorni, ovvero l'affare Dybala. Ieri sembrava tutto fatto per il suo passaggio all'Al-Qadsiya in Saudi Pro League, ma invece ci sono stati dei problemi, dobbiamo cercare di capire quali, per cui poi il giocatore ha fatto un annuncio sui propri social dichiarando amore alla Roma e che ci saremmo rivisti la domenica. Quindi andiamo a sentire subito, poi andiamo a vedere insieme la prossima giornata di Serie A, la classifica, insomma, e tutti gli argomenti più caldi e scottanti della giornata. Invece andiamo a sentire insieme che cosa ci racconta Lorenzo Latini della questione Dybala e del futuro del calciomercato della Roma. A te Lorenzo. Con un plot twist degno del Sesto Senso, alla fine Paulo Dybala ha deciso di rimanere alla Roma. L'argentino ha quindi rifiutato i circa 75 milioni di euro messi sul piatto per lui dall'Al-Qadsiya, regalando una gioia inaspettata ai tifosi, molti dei quali si sono ritrovati in serata di giovedì sotto casa del fuoriclasse per dimostrargli tutto il loro affetto. Al mancato passaggio della Hoja in Arabia Saudita ha contribuito anche la famiglia Friedkin, che ha immediatamente rispedito al mittente l'offerta da 3 milioni di euro più bonus dell'Al-Qadsiya per il cartellino del giocatore, un'offerta ritenuta lontana anni luce dai 15 milioni circa richiesti da Trigoria. Con la permanenza di Dybala però il mercato giallorosso cambia notevolmente. Mancano comunque un laterale destro di difesa e un esterno alto a sinistra per completare l'11 titolare. Certo, i nomi non accendono l'entusiasmo dei tifosi. Lorenzo Assignon e Saud Abdulhamid sono i principali indiziati per il ruolo di terzino destro. C'è bisogno di puntellare anche la zona centrale della retroguardia e in questo senso piace l'austriaco Kevin Danso, di proprietà dell'An, che però costa caro. Serve anche un centrocampista, una mezzala box to box per capirci, che possa portare dinamismo in un reparto troppo lento. L'identikit porta a Manu Koné, francese del Borussia Mönchengladbach, che piace anche al Napoli e al Milan. Per il ruolo di ala sinistra, il casting è tra l'ex Sassuolo Jérémy Boga, oggi al Nizza, il talento 19enne del Ghent Mattias Fernandez Pardo e il sogno rappresentato da Rodrigo Riquelme dell'Atletico Madrid, che i colchoneros però valutano tra i 25 e i 30 milioni di euro. Occhi puntati anche su un Ngongé in uscita dal Napoli. Con la permanenza di Dybala bisognerà monetizzare grazie alla cessione di altri calciatori. Restano sul mercato Tammy Abraham, che piace in Premier e in Arabia, Shomurodov e Zalewski, oltre a Rick Karsdorp, che il club giallorosso ha messo fuori rosa da tempo. Potrebbe fare le valigie anche Edoardo Bove, ma soltanto a fronte di un'offerta attorno ai 20 milioni. In tutto ciò, domenica sera c'è l'Empoli. L'Olimpico si prepara all'ennesimo sold out degli ultimi 3 anni. Stavolta però a rendere il clima ancor più caldo sugli spalti c'è la decisione da parte del miglior giocatore della rosa di rimanere in giallorosso. Vedremo se De Rossi vorrà schierarlo titolare o se, visto il ritardo di condizione atletica dell'argentino, preferirà farlo partire dalla panchina. Quel che è certo è che, a 2 anni di distanza dall'epica presentazione di Paulo al Colosseo Quadrato, domenica si celebrerà un nuovo Dybala Day. Eccoci di nuovo, tornati qua, come si direbbe, un tempo in studio. Ringrazio ovviamente Lorenzo per questa bella disamina della situazione della Roma. Chissà che succederà con Dybala, magari ci saranno ulteriori sorprese.
Vediamo che succederà nei prossimi giorni. Nel frattempo ci trasferiamo a Firenze, andiamo a sentire che cosa ci racconta Federico Castiglioni della preparazione della Fiorentina in vista del prossimo turno di campionato. Ricordiamo che la Fiorentina ha pareggiato in casa contro la Puskás Academy, questa cosa abbastanza inutile, che è il preliminare di Conference League. Puskás Academy che non è in alcun modo legata al grande Ferenc, calciatore straordinario per chi non lo sapesse, che ha vestito la maglia del Real Madrid e quella della grande Ungheria, ma è legata a Orban, il plenipotenziario capo politico dell'attuale Ungheria. L'ho detto in maniera grossolana, ma così tutti e tutte ci capiamo. Tra l'altro, proprio a proposito di questo, ha scritto proprio un bell'articolo lo stesso Federico Castiglioni su Sportellate, che vi invito ad andare a leggere. Ma insomma, bando alle ciance, parola a Federico che ci racconta un po' che cosa può succedere in casa fiorentina. Fiorentina-Venezia si presenta come una partita tra due squadre ben lontane dalla migliore condizione e dall'aver completato gli organici. Il lampo iniziale dei lagunari contro la Lazio non ha nascosto quelle che sono le criticità e le difficoltà del neopromossa. Sconfitta poi 3-1 dai biancocelesti e con lo stesso risultato già eliminata dalla Coppa Italia per mano del Brescia. Stessa situazione in casa viola, dopo l'esordio in campionato l'1-1 con l'altra neopromossa, il Parma, che in qualche misura ha graziato i viola in più di un'occasione durante la partita e che si è mostrata molto più in palla della squadra di Palladino, e reduce anche dall'esordio europeo nel preliminare di Conference League contro la Puskás Academia, che è stato un brutto e preoccupante 3-3 tra le mura domestiche del Franchi. Al di là dell'incompletezza della rosa gigliata, su cui si dovrà al più presto intervenire, soprattutto per completare il duo di centrocampo, ad oggi a disposizione nel ruolo ci sono solo Mandragora, un Amrabat apparso molto indietro di condizione e che dà poche certezze nel ruolo, è un bianco visto in maniera preoccupante contro gli ungheresi della Puskás Academia. Un problema dei viola al momento è la difficoltà nel padroneggiare ancora con sicurezza i dettami tattici del nuovo tecnico Palladino. Finora i viola hanno mostrato grosse difficoltà nella costruzione bassa, nella capacità di attirare il pressing e uscire con transizioni veloci, uscire in verticale andando negli spazi, sbagliando tante volte la fase di primo palleggio, perdendo spesso tanto a Parma quanto in Conference League palloni sanguinosi in zone molto pericolose del campo. Per quanto coi giusti innesti, in attesa di capire e di risolvere la questione di Nico Gonzalez, dell'uscita di Nico Gonzalez, le prospettive nel complesso sulla squadra restano buone e positive. È evidente che la Fiorentina sta iniziando un percorso, lo sta iniziando da zero e ha bisogno di lavorare tanto sul campo per acquisire consapevolezze e sicurezze. Grazie a Federico Castiglioni per questa bella analisi della situazione della Fiorentina. Ci sarà ancora molto da lavorare per Palladino e i suoi. Insomma, Palladino ha anche chiesto alla società un intervento sul mercato, no? Chiedendo un centrale, un altro centrocampista, un centrale difensivo ovviamente e un esterno. Quindi vedremo che cosa farà la società, se accontenterà il proprio allenatore oppure no, con rischio di rimanere incompiuti. Ma insomma, procediamo andando a vedere quella che è, diciamo, la seconda giornata di questa Serie A. Vediamo proprio le partite. Parma-Milan si giocherà sabato alle 18:30, Udinese-Lazio sempre sabato alle 18:30, sempre di sabato si giocherà Inter-Lecce e Monza-Genoa, mentre di domenica alle 18:30 si andrà con Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta, per poi trasferirsi a Napoli alle 20:45, dove si giocheranno Napoli contro Bologna, si affronteranno, e poi Roma-Empoli sempre alle 20:45 di domenica 25 agosto. Lunedì alle 18:30 Cagliari-Como e alle 20:45 Verona-Juventus.
non mi esprimo sulla questione spezzatino, perché mi sembra veramente talmente palese l'ossessione delle TV di giocare in qualsiasi momento, che poi alla lunga, se i tifosi si annoieranno, sapremo di chi sono le responsabilità. Andiamo a vedere la classifica, perché comunque conviene sempre ricordarcela. Atalanta, Juventus, Verona e Lazio a 3 punti, e a 1 punto Milan, Genoa, Inter, Torino, Bologna, Fiorentina, Parma, Udinese, Cagliari, Empoli, Monza e Roma, mentre sul fondo della classifica 0 punti Venezia, Como, Napoli e Lecce. Ed è proprio da Napoli che ripartiamo con gli interventi dei nostri esperti, andando a parlare con il nostro Luca Sisto, che ci racconterà un po' quali sono gli umori a Napoli. Abbiamo fatto sbollire un po' per qualche giorno, insomma, la tifoseria napoletana, gli esperti napoletani. Non abbiamo chiesto a Luca un commento dopo la roboante sconfitta nel primo turno con l'Hellas a Verona per 3-0, ma adesso dobbiamo capire qual è l'umore della città e quali sono soprattutto le scelte che la dirigenza ha deciso di fare rispetto anche, insomma, a una rosa che è evidentemente piena di problemi. A te, Luca. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Cantavano i Morshiba un paio di decadi abbondanti or sono. Ma se Roma non fu costruita in un giorno, è altrettanto vero che il peccato originale di questo Napoli è aver distrutto la squadra dello scudetto in una singola estate, quella del 2023, e ancora oggi se ne pagano le conseguenze. Non si può dire che quella squadra sia stata smantellata, anzi, a Verona 10 su 11 erano calciatori presenti nella scorsa stagione, con la sola eccezione di Spinazzola, complice l'infortunio di Buongiorno che ha costretto, si fa per dire, Antonio Conte a riproporre Juan Jesus titolare. Non solo, di questi 10, solo Mazzocchi non era fra i calciatori che avevano potuto sollevare il trofeo di campioni d'Italia. Quella squadra fu probabilmente distrutta nel corpo e nell'anima da una gestione societaria deficitaria, scellerata, e dall'assenza del back office di Giuntoli e del lavoro sul campo di Spalletti, che l'avevano resa prima competitiva per lo scudetto, poi campione. Il 3-0 umiliante subito a Verona è del resto coerente col finale della scorsa stagione, una squadra incapace di creare occasioni, nulla in zona gol e anche quando sono gli altri a regalare qualche sbavatura, incapace di far gol. E soprattutto fragile in difesa, fragilissima mentalmente, non capace di reagire alle incursioni avversarie, col Verona che già prima del gol del vantaggio a inizio secondo tempo aveva trovato il coraggio di offendere. Siamo ad una settimana dalla fine del mercato e, come se fosse il remake di Weekend con il morto, il calciatore più importante e decisivo del Napoli dello scudetto, che chiede la cessione da almeno 1 anno e mezzo, è ancora qui. Pesa a bilancio 20 milioni lordi, ma non può scendere in campo per questioni societarie e di mercato. Davvero il rinnovo di Osimhen e le mancate promesse di De Laurentiis alla squadra, o presunte tali, sono state sufficienti a dividere ciò che la storia del calcio, 33 anni dopo Maradona, aveva unito? Cosa ne sarà di Osimhen lo sappiamo. Verrà ceduto al miglior offerente. Peccato che nessuno, a discapito del duecentino millantato da De Laurentiis l'estate scorsa, abbia intenzione neppure minimamente di avvicinarsi alla clausola di 130 milioni imposta sul rinnovo di contratto di dicembre 2023. L'ultima incursione del Bologna al Maradona si era conclusa con un netto ed inappellabile 2-0 per i felsinei, che con quella vittoria si guadagnarono un posto in Champions League. Non ci sarà più Motta in panchina, non ci sono Zirkzee e Calafiori, e gli uomini d'Italiano sono reduci da un pareggio per 1-1 con l'Udinese, deludente per le tante occasioni sprecate, ma non per il gioco espresso. Scopriremo presto se il Napoli, che ha appena aggiunto Neres e Gilmour, e potrebbe presto trovarsi Lukaku centravanti, sarà squadra in grado di lottare per una piazza europea. Quel che è certo è che col Bologna dovranno dare una risposta agli stessi uomini, più Buongiorno, umiliati a Verona da una squadra che lotterà con i denti per restare aggrappata alla Serie A. A cominciare dal mister Antonio Conte, tutti avranno ancora molto da dimostrare ad una piazza in cui regna ormai un misto di rabbia e frustrazione. Mai come oggi, il 4 maggio 2022, appare un ricordo lontano quanto le imprese di fine anni 80. Grazie a Luca Sisto per questo contributo da Napoli. Dai Luca, rincuorati, riuscirete comunque a recuperare, insomma, in qualche modo penso, insomma, che Antonio Conte riuscirà a dare il suo segno anche in questa stagione, altrimenti saranno veramente grandi problemi. Ci trasferiamo a questo punto a Monza dal nostro Andrea Rurali, che ci racconterà un po' che cosa succede anche a Monza. Anche a Monza la situazione non è proprio lineare, no? Con l'arrivo di Turati in porta, che va a fare concorrenza a Pizzignacco, e tutta un'altra serie di situazioni varie ed eventuali che devono essere risolte. Ma insomma, andiamo velocissimi da Andrea, che ci racconterà esattamente che cosa succede nella squadra brianzola. La stagione del Monza è entrata finalmente nel vivo. Dopo
la vittoria nei 32esimi di Coppa Italia e la sconfitta contro il Milan nel Trofeo Berlusconi, i biancorossi hanno debuttato in campionato. La squadra di Alessandro Nesta ha giocato a Empoli in trasferta, pareggiando nella gara d'esordio, la prima in panchina in Serie A di Alessandro Nesta, che però, così come il collega D'Aversa, ha dovuto guardare la partita dalla tribuna per una squalifica rimediata nello scorso campionato alla Reggiana. Sul campo poco praticabile e idoneo a disputare una partita di calcio della massima categoria, i brianzoli hanno conquistato il primo punto nella gara di esordio in un campionato di Serie A, dopo la sconfitta nel campionato 2022-2023 contro il Torino all'Upower Stadium e dopo il KO rimediato a San Siro contro l'Inter nella scorsa stagione. Un buon punto per la squadra di Alessandro Nesta, soprattutto per le condizioni del campo, dicevamo, non all'altezza e penalizzante per il gioco, per le squadre, per le proposte, ma anche per lo spettacolo e i tifosi. Partita sporca al Castellani, molti duelli, tante contese, poca brillantezza ovviamente nel calcio d'agosto, con una condizione da trovare, da assimilare, automatismi poi da affinare, e qualche occasione da una parte e dall'altra che avrebbe potuto aprire e sbloccare la partita, terminata al 90° a reti inviolate con il punteggio di 0-0. Archiviata la trasferta di Empoli, il Monza debutterà in casa davanti al proprio pubblico per la prima volta in questa stagione in campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino, ex compagno di squadra e campione del mondo nel 2006 con l'Italia come Alessandro Nesta. Una sfida suggestiva tra due squadre che hanno l'ambizione di confermare i risultati sportivi dello scorso anno e soprattutto mettere fieno in cascina, come si suol dire, aggiungendo punti importanti per il cammino salvezza che rimane l'obiettivo di entrambe le squadre. Per quanto riguarda il mercato, il Monza ha chiuso l'operazione finalmente tra i pali, ha un nuovo portiere, Stefano Turati, in prestito secco dal Sassuolo fino al prossimo 30 giugno 2025, un portiere giovane che ha già dimostrato il suo valore la scorsa stagione in carica al Frosinone e che quest'anno si giocherà il posto da titolare con Samuel Pizzignacco, altro nuovo acquisto del Monza, che ha fatto bene nelle prime partite, soprattutto a Empoli, disputando un'ottima gara e ottime parate. Per quanto riguarda il mercato in uscita, c'è molto movimento, soprattutto per la cessione di Alessandro Sorrentino e José Machin, prossimi a vestire la maglia del Frosinone. Occhio però agli ultimi giorni di mercato, in cui il Condor Adriano Gagliani è sempre molto attivo. Occhio alle operazioni in uscita e in entrata che potranno essere concluse alla fine del mese. Intanto il Monza lavora per migliorare gli ingranaggi tattici e l'aspetto atletico in vista appunto della gara contro il Genoa, sperando di accogliere qualche nuovo giocatore che possa dar ancora più valore e rinforzare la squadra di Alessandro Nesta da qui alla fine del mercato. Per il momento da Monza è tutto, un saluto e a presto. Bentornate amiche e amici, ringrazio ovviamente Andrea per questo ottimo contributo da Monza, ci ha raccontato e disegnato soprattutto molto bene qual è la situazione. Adesso andiamo a chiudere, diciamo, la parentesi sulla Serie A con una tripletta, uno di seguito all'altro. Andiamoci a sentire Alessandro Sanna, new entry, che saluto e ringrazio per questa sua decisione di dare una mano a Palla al Centro, che ci parla del Cagliari, e il ritorno di Enrico Levrini che parlerà del Como e di Matteo Pennarelli che parlerà del Lecce. Soprattutto questi due, insomma, dopo le sconfitte un po' sonore che hanno ricevuto le loro squadre, sarà interessante andare a sentire che cosa ci raccontano rispetto a quello che è il polso della situazione nelle loro squadre. Insomma, allacciate le cinture e mettetevi pronti per ascoltare Alessandro, Enrico e Matteo. Ciao Dario, allora io sono sempre stato critico in questi ultimi anni sul operato del Cagliari, soprattutto sul mercato. Una squadra costruita senza un minimo
di programmazione, con tante cose lasciate al caso, nella speranza poi che ciò che è stato fatto rendesse. Da qualche mese però vedo delle differenze. Il Cagliari sta operando in maniera più costruttiva, più funzionale. Le partenze sono state importanti, da Nandez a Dossena e soprattutto Claudio Ranieri, però sia Luperto che gli altri che sono arrivati danno delle garanzie in più. Ecco, la preoccupazione è cosa succederà se partissero comunque anche Scuffete e la Padula. Si riuscirà in pochi giorni a rimpiazzarli, perché ciò che ci ha abituato il Cagliari negli ultimi anni è che poi in momenti come questi di partenze non fosse pronta a sostituirli. Nonostante ciò mi ha stupito il fatto che contro la Roma si è vista già una squadra, un'unità di squadra, e questo è più importante a volte degli aspetti tecnici, perché ti può portare a risultati comunque importanti. Nonostante il bel pareggio in casa alla prima, secondo me il campionato del Cagliari sarà comunque un campionato di sofferenza. Io da tifoso chiedo una programmazione a medio-lungo termine che ci porti ovviamente a vivere dei campionati un po' più tranquilli e chissà anche a sognare qualcosa in più. Ciao a tutti, un saluto da Como, da Enrico Lebrini. Il Como non si è ripreso dalla grande bastonata presa dal 3-0 contro la Juventus. Gli azzurri speravano sicuramente di fare un colpaccio a Torino, invece non è arrivato, e quindi Fabregas e la società sta cercando di correre velocemente ai ripari. Stamattina sono arrivati Nico Paz e Sergi Roberto. Sono due giocatori abbastanza necessari, soprattutto Sergi, perché il Como sulla destra ha dei grossissimi problemi sulla fascia, e Sergi Roberto andrebbe a coprire quel buco che c'è appunto in difesa, in zona difensiva del Como. Lui, quando Varane sta bene, rifaranno una coppia grandissima di difensori, giocheranno uno di fianco all'altro. Paz invece è un giovane trequartista, 19 anni, arriva dal Real, ha segnato un gol in Champions contro il Napoli, è un ragazzo interessantissimo. Il Como sta cercando giovani di prospettiva, e questo sta arrivando anche Massimo Perrone, che è del Chelsea, 20 anni, è un giocatore della nazionale argentina under 20. Non era nelle rotazioni di Guardiola, il Como ci ha messo gli occhi sopra e l'ha comprato. Questo per dirvi che a Cagliari il Como avrà un po' di problemi, perché fra infortunati e squalificati giocheranno con una formazione diversa. Probabilmente in difesa ci sarà il ritorno degli ex cagliaritani, che sono Goldaniga e Dossena al centro della difesa. Poi c'è questo grossissimo dubbio per il portiere. Reina ha 42 anni e si è visto tutta la sua problematica, soprattutto di riflessi, di velocità contro la Juventus. Audero non si capisce perché non lo fa giocare, se è un problema a Fabregas adesso, che è un problema tecnico, perché non è ancora entrato nei meccanismi della squadra. Lui vuole giocatori che giocano, portieri che giocano coi piedi, che fanno iniziare l'azione dal basso. Vedremo. Poi dopo anche in avanti Belotti è completamente evanescente, sta un po' rispettando le ultime 2 stagioni che ha fatto a Firenze e a Roma, e inizia a esserci un po' di preoccupazione, e in questi giorni potrebbe intervenire il Como ancora sul mercato, prendendo ancora un attaccante che porti un po' di gol sicuramente. Adesso diciamo che Belotti è molto sotto esame. Niente, ci sentiamo settimana prossima, e un ciao a tutti gli amici e a tutti gli ascoltatori. Il Lecce con l'Atalanta ha perso 4-0 all'esordio in campionato. Il risultato è stato giusto, perché l'Atalanta, sebbene
avesse l'organico incompleto, ha dominato in lungo e in largo e la partita già dopo il primo gol era finita. Per quanto riguarda le note positive invece del Lecce, abbiamo l'ottima intensità, aggressività e insomma il buon impatto sulla partita nei primi 10 minuti, un quarto d'ora, però dopo appunto questo periodo il Lecce si è completamente sciolto. E la partita, appunto, come ho detto prima, non è mai stata in discussione. Ci sono delle note positive che sono sicuramente la catena di sinistra, perché Gallo a terzino e Dorgu alto come ala sinistra nel 4-2-3-1 ha dimostrato di essere un buon calciatore. Se ne parla benissimo già da quando sta alla primavera, quindi non dovrebbe continuare l'ascesa. Tra le note negative invece sicuramente la rosa è un po' corta sia sugli 11 che in prospettiva. Gaspar e Baschirotto sono i due centrali titolari e di fatto non hanno cambi, e questo è un problema. I due mediani per il momento hanno iniziato Ramadani e Pierre, però Koulibaly della Salernitana è arrivato nelle ultime ore precedenti al Lecce Atalanta, quindi probabilmente non è potuto essere inserito in campo per quello. Vedremo Gotti come si regolerà in campionato. Le note dolenti arrivano dall'attacco, perché trequartista destro alto ha giocato Tete Morente, che è stato veramente impalpabile, replicando la pessima prestazione che aveva fatto con il Mantova in Coppa Italia. Al centro ha giocato Rafia, anche lui alla seconda presenza stagionale dopo quella col Mantova, e anche lui ha avuto i soliti difetti, cioè troppo lezioso, troppo macchinoso, gioca a troppi tempi, probabilmente non è adeguato in Serie A. Alle spalle c'è Marcinski, che è stato preso per giocare in quel ruolo, però è stato praticamente evanescente nei due spezzoni di partita che ha giocato sia col Mantova che con l'Atalanta. Era entrato il risultato acquisito, non gli si potevano chiedere miracoli, però non sta dimostrando grande verve. In attacco Kristovic, l'anno scorso Kristovic le cose migliori le ha fatte quando aveva accanto Piccoli e poteva giocare appunto con un'altra punta a cui girava intorno. Quest'anno non è successo ed è stato oggettivamente disastroso sia in fase realizzativa, sia in fase di creazione occasioni, ma anche di sponde e di gestione della palla. Non lo sa fare il centro Boa, non lo può fare. Dal mercato ci aspettiamo ancora in quest'ultima settimana che vengano corretti questi macro errori. Non dovesse succedere sarebbe veramente complicato. Questo è quanto dopo Lecce Atalanta. Grazie a tutti e a tutti, alla prossima. Bene, vi siete tenuti con le cinture allacciate? Spero di sì, perché veramente gli interventi di Alessandro, Enrico e Matteo sono stati perfetti per raccontarci la situazione di Cagliari, Como e Lecce. A questo punto salutiamo la Serie A e ci trasferiamo in Serie B per vedere prima la classifica e poi vedere le partite del prossimo turno e parlarne brevissimamente insieme. Allora andiamoci a vedere la classifica di Serie B. Anche in Serie B si è giocata una sola giornata, come sappiamo, insomma, anzi vi ricordo, ancora non ve l'avevo detto, di andare a lasciare un like qua su Spotify e anche sul mio canale YouTube, dove escono i format, le puntate, anzi per essere precisi, di Palla al Centro. Uscita una puntata 0 per il momento, in cui c'è stata una grandissima e lunghissima presentazione della Serie A, e poi abbiamo fatto una prima puntata in cui abbiamo raccontato le sensazioni subito dopo alcune delle partite di Serie A. Andiamoci a vedere però la Serie B. Juve Stabia, Cesena, Salernitana, Südtirol, Brescia e Cosenza a 3 punti. A 1 punto troviamo Frosinone, Mantova, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Catanzaro e Sassuolo. A 0 punti Carrarese, Cittadella, Modena, Cremonese, Palermo e Bari. Andiamoci a vedere le partite del prossimo turno. Iniziamo con la partita che ci sarà fra pochissimo, Modena-Bari, una partita in cui le due squadre vorranno rifarsi dopo la sconfitta del primo turno. Il Bari non mi sembra messo molto bene. Domani poi andiamo alle 19:30 con Südtirol Salernitana, partita decisamente interessante anche per testare un po' quello che è il reale valore della Salernitana. Poi dopodiché alle 20:30 di domani si affronteranno Brescia Cittadella, Sassuolo Cesena, Cremonese Carrarese, Spezia Frosinone, Sampdoria Reggiana, al big match della giornata che è sulla carta Pisa Palermo.
per poi andare a domenica con Catanzaro, Juve Stabia e Mantova Cosenza. Come sempre la Serie B ci offre una serie di partite molto interessanti, anche se le squadre, come in Serie A, ancora non sono così, diciamo, attrezzate al 100%, quindi insomma ci sono ancora da vedere, secondo me, delle belle sul calciomercato, ma di questo parlerò nel prossimo episodio di Palla al Centro. Dopo questa giornata faremo un attimo il punto della situazione sulla Serie B. Prima di passare al nostro ospite, visto che ci siamo, andiamoci a guardare anche la K-League. Ci trasferiamo perciò in Asia orientale, campionato coreano che io seguo da molti anni. Siamo arrivati alla 28esima giornata e in questa 28esima giornata sono queste le partite. Pohang Steelers contro Daegu FC si giocherà domani alle 12, mentre alle 12:30 si giocheranno altre due partite: Incheon United Jeonbuk Motors, partita fondamentale per la zona bassa della classifica, e FC Seoul Gangwon FC, le due squadre più in forma, sempre alle 12:30 di domani, con il Gangwon che è avanti di 4 punti su Gimcheon Sangmu e quindi vorrà allungare in classifica, ma insomma il Seoul in questo momento è la squadra probabilmente più ostica da affrontare, la squadra della capitale, la squadra in cui gioca, per voi che magari siete sicuramente affezionati del calcio europeo, Jesse Lingard. Domenica invece si giocheranno le altre 3 partite, sono, ricordo, 12 le squadre di K-League, si affrontano 3 volte in un girone, diciamo così, regolare, quindi sono 33 le partite, poi le prime 6 splittano nella finale A, mentre le seconde 6 nella finale B, e si giocano altre 5 partite in turno secco fra di loro nelle rispettive, diciamo così, rispettivi raggruppamenti. Le prime 3, o naturalmente la prima vince il campionato, le prime 3 finiscono nella ACL Elite, la Champions League Elite, mentre chi vince la Coppa di Corea finisce nell'ACL 2. E per quanto riguarda la finale B invece la 12esima retrocede direttamente, mentre l'11esima va allo spareggio contro la seconda della K-League 2 della seconda divisione coreana, mentre l'11esima va a spareggiare contro la vincente del playoff fra la terza e la quinta di K2. A questo punto andiamoci proprio a vedere la classifica guidata, come vi dicevo, dal Gangwon FC con 50 punti, segue il Gimcheon Sangmu con 46, l'Ulsan Hyundai con 45, a 44 sono appaiate Pohang Steelers e Suwon FC, mentre abbiamo l'FC Seoul a 42, il Gwangju a 37, Jeju 32, Incheon 28, Daejeon Citizen Ana FC 27, Daegu FC 27, sempre Jeonbuk a 26. Non ho finito di dirvi le partite, dicevo che domenica si gioca poi appunto Suwon FC Jeju United, Gwangju FC Ulsan Hyundai e Gimcheon Sangmu Daejeon Citizen FC. Perché è curioso, andiamo a vederci le statistiche dei marcatori. Il primo è Stefan Mugosa, montenegrino, attaccante dell'Incheon United con 13, poi il tedesco Stanislav Yuchenko con 12 dell'FC Seoul, e poi a 10 Lee Sang-gon del Gangwon e Lee Seung-woo del Jeonbuk, anche se ha giocato praticamente tutta la stagione con la maglia del Suwon FC. Detto questo, sono molto contento di accogliere in questo podcast, in Palla al Centro, seconda puntata, il nostro inteso come facente parte del gruppo di All Asian Football, dei ragazzi che si occupano insomma di calcio asiatico, il nostro Danilo Servadei, che ci parlerà del prossimo turno di J-League. A te, Danilo. La 28esima giornata di J1 League 2024 si apre questo sabato, che ci offre 2 match clou: quello tra Yokohama F. Marinos e Cerezo Osaka, visibile in chiaro sul canale YouTube J-League International, e quello tra Red Diamonds e Kawasaki Frontale. Per quanto riguarda il match di Yokohama, i Marinos erano a questa gara in un momento di forma straordinario, avendo vinto 6 delle ultime 7 gare, mentre il Cerezo viene da 7 partite senza successi, dove ha raccolto appena 3 pareggi e 4 sconfitte, di cui l'ultimo pesantissimo in casa per 5-3 contro il Kyoto Sanga. A Saitama invece l'Urawa vuole tornare sul successo, che manca da 5 partite, mentre il Kawasaki Frontale vuole riscattarsi dopo la sconfitta interna contro Lokomotiv F. Marinos, che ha interrotto la striscia di 3 vittorie consecutive. Domenica invece scenderà in campo la capolista Macida Zelvia, che sarà ospite della Bixi-Ligata. La squadra di quota andrà a caccia dei 3 punti per tenere lontani altri contendenti al titolo, ovvero il Sanfrecce Hiroshima, che vede 5 vittorie consecutive
ed ospiterà il Kashiwa Reysol, e il Kashima Antlers, che sarà invece ospite del Tokyo Verdy. Sempre domenica scenderà in campo anche il Vissel Kobe in classifica, che ospiterà un Sagan Tosu, attualmente penultimo, e con tante cessioni ancora in vista, mentre il sabato il Gamba Osaka, quarto in classifica, aprirà questo turno, ospitando la Vispa Fukuoka. Anche questa sfida sarà visibile sul canale YouTube della J-League. Per quanto riguarda la lotta della salvezza, 2 sono le sfide da tenere d'occhio, ovvero quella tra Shonan Bellmare e Nagoya Grampus e quella tra Jubile Iwata e Console Sapporo. In caso di successo di Shonan Bellmare e di Jubile Iwata potrebbero essere infatti solo 3 i punti che andrebbero a separare il 14° posto attualmente occupato da Nagoya e il 18° occupato da Jubile Iwata, rendendo la lotta per la salvezza infuocata come sempre quando parliamo di J1 League. Da tenere d'occhio anche la sfida fra Kyoto Sanga e FC Tokyo, con i Yola che, anche loro al momento di forma strepitoso, puntano a superare altre squadre e allontanarsi dalla zona calda. Ringrazio tantissimo Danilo per questo suo contributo sulla J-League e spero che questo podcast aiuti molti di voi a entrare piano piano nei meandri del calcio asiatico, grazie ai miei interventi, a quelli di Danilo e a quello di Luigi Gemmi, che ci parlerà anche di Saudi Pro League nei prossimi giorni, insomma, perché bisogna sempre cercare di allargare, no, i propri orizzonti, cercare di guardare anche oltre i propri cortili per cercare di vedere che cosa succede nel mondo, perché attraverso il calcio ci possiamo permettere di provare a capire anche quali sono le tradizioni, le culture degli altri popoli. Insomma, lo sport può permetterci di unire invece di dividere. Detto ciò, io vi ringrazio, sono Dario Focardi, questo è Palla al Centro, la seconda puntata, il podcast in cui si parla di Serie A, Serie B e calcio asiatico. Ringrazio tutti gli esperti che hanno contribuito a creare questa puntata, trovate tutti i nomi di nuovo nei credits trovate anche tutti i social legati al podcast e anche le altre puntate. Vi ricordo di lasciare un follow per essere sempre avvertiti quando usciranno le prossime puntate. Che dire, buon fine settimana calcistico a tutte e tutti. Avete ascoltato Parla al Centro, un podcast ideato, editato e realizzato da Dario Focardi.